Chi si occupa di affrontare il problema energetico nelle multinazionali? Uno degli argomenti più importanti in questo periodo è l'emergenza per il settore energetico. Sapete tutti quanti quello che sta succedendo ai prezzi dell'energia, tutte le implicazioni a livello politico, economico, come le varie nazioni stanno cercando di reagire. Quello di cui voglio parlare oggi è chi affronta questo problema e in che forma nelle aziende. Partiamo sempre dallo scenario di un'azienda manifatturiera con più siti in giro per il mondo e cerchiamo di capire chi ai vari livelli e in che modo affronta questo problema. Ogni livello dell'azienda deve compiere delle azioni diverse. Partiamo dallo specifico sito di produzione. Io ho un mio budget per l'energia, ho un flusso atteso di fonti energetiche primarie, ho una mia pianificazione per l'anno in base alla produzione, volumi e tantissimi parametri e ho anche una parte finanziaria di budget collegata a questo, perché io so che in base al contratto tot gigawattora l'anno di energia elettrica o metri cubi di gas avranno questo costo. Nel singolo sito tipicamente ci sarà l'Energy Manager che si occupa del consumo e dell'utilizzo dell'energia, dell'ottimizzazione, che dovrà ovviamente combattere con il budget a disposizione. Quindi cosa potrà fare? Potrà sicuramente lavorare per capire come ottimizzare determinati processi, dovrà analizzare se non conviene sostituire determinati macchinari o modificare dei processi per ridurre al minimo il consumo di energia. Probabilmente dovrà anche rivedere completamente il business case in certi casi. Immaginate le aziende che negli ultimi anni hanno deciso di investire per degli impianti di cogenerazione. Sono l'energy manager di un sito. Ho preparato questo business case 2 anni fa. Costi del gas, costi dell'energia, costo dell'investimento, payback time in 5-7 anni, vale la pena investire. Parto con tutte le autorizzazioni, parto con tutti quanti i processi, acquisto anche i macchinari, firmo i vari contratti e a un certo punto mi trovo che il gas triplica e automaticamente quello che era il business plan è saltato. Il gradino sopra a livello gerarchico è il site head, che ha per esempio un 20% del total production cost del sito che è dato dall'energia. A causa della situazione attuale questo 20% diventa 30% e quindi saltano completamente tutti quanti i piani. Dovrò rivedere come site head l'allocazione di budget. Se ci spostiamo a livello above site, quindi può essere una divisione europea o una divisione global, probabilmente c'è la divisione engineering che si deve occupare di questo, quindi per tutti i siti il più possibile cercherà di standardizzare l'approccio sotto un punto di vista tecnico. Quindi noi che a livello centrale abbiamo visibilità su tutti quanti gli scambiatori di calore, su tutti quanti i motori installati, cerchiamo di capire se non vale la pena creare un contratto con un fornitore che sostituisca tutte le macchine meno efficienti in giro per i siti, oppure creiamo dei nuovi standard a livello di processo di produzione o di utilizzo, quindi la finestra operativa dei macchinari, per ridurre il consumo aumentandone l'efficienza. Analogamente nella divisione finance ci sarà l'esigenza di gestire tra i vari settori di costo il picco che si è registrato e capire a livello di performance finanziaria se può essere compensato da qualche altra parte, per esempio annullando degli investimenti o posticipandoli o anticipando degli investimenti che erano previsti per compensare determinate spese energetiche, vengono anticipati perché sono più urgenti. Insomma, devo con un quadro d'insieme rivedere tutto quanto. Il team più impattato da questa situazione è il team che si occupa a livello locale o globale dei contratti di fornitura di energia. Le grandi aziende hanno un team che è un mix tra procurement, engineering, operation, a seconda di come viene configurato, che facendo riferimento a risorse interne o consulenti esterni fa delle attività di acquisto di fornitura energetica per le varie nazioni. Ovviamente dovrà rivedere quelli che sono i parametri. Ci sono tantissime configurazioni a livello contrattualistico operativo tra le quali si deve scegliere. Tipicamente un'azienda, sulla base della nuova situazione, fa un risk assessment, definisce una strategia, un piano di implementazione e poi i siti con un coordinamento centrale si occupano dell'implementazione. Come potete immaginare è molto complesso gestire le variazioni nel mercato energetico o in tutti gli aspetti che noi vediamo giornalmente sulle riviste come news, perché per un'azienda tutti questi fattori hanno un'implicazione a livello operativo e si deve costantemente adeguare il modus operandi e la strategia aziendale. Spero sia un argomento interessante, fatemi sapere se c'è qualche punto che volete approfondire sul come l'azienda reagisce a determinate dinamiche di mercato. Ciao a tutti e ci rivediamo al prossimo video.